Come si fa ad essere pronti ad affrontare ogni situazione con il giusto stato mentale? Oggi parliamo di mindset. Il mindset è l'insieme dei tuoi pensieri, delle tue credenze, il modo in cui ti comporti, il modo in cui reagisci alle situazioni e le cose varie. Riuscire a settare il proprio mindset a seconda della situazione in cui ti trovi può portarti dei grandissimi vantaggi. Pensa a Happy Few, ad esempio. Nelle città devi essere carino e coccoloso, non correre, comportarti bene e cose varie, mentre quando sei fuori, nei distretti, puoi comportarti come più preferisci. Vivi in modo molto più easy e con meno accortezze. Bene, quindi oggi ci studiamo il mindset di Arthur Hastings, di Happy Few, e vediamo come poterlo portare nella nostra vita. La prima cosa da sapere è appunto qual è il tuo mindset ora. Se hai poca consapevolezza di te, allora parti con uno stato di amnesia, come Arthur a inizio di Happy Few. Va tutto bene, sei artificialmente felice ed è tutto a posto fino a quando un ricordo non sopraggiunge alla tua mente. E allora lì inizia ad essere tutto un po' più disastroso. Quindi la prima cosa da fare è imparare a conoscere te stesso, capire quali sono i tuoi punti di forza, quali sono i tuoi punti di debolezza e quali sono i tuoi obiettivi. Per farlo quindi ci vuole un po' di autoanalisi e autoconsapevolezza. Si fa semplicemente con il pensa e agisci. Le due cose vanno mescolate tra di loro. È chiaro che se sei più introverso tenderai a pensare di più e ad agire di meno. Se sei invece estroverso tendi ad agire di più e a pensare di meno. Però queste due cose devi riuscire a bilanciarle per trovare un equilibrio. Quindi iniziamo dal pensare. Pensa alle tue esperienze, al tuo modo di fare, a che cosa ti piace, a che cosa non ti piace, a quello che vorresti sopprimere con una pillola di gioia e invece a quello che ti porta felicità. Sulla base di questo poi puoi iniziare a costruire la tua mentalità, il tuo modo di pensare consapevole. Quando giochi a Happy Few e inizi con Arthur, ti risvegli in un mondo che non riesci a capire appieno. L'unica cosa che sai a inizio gioco è che la gente se la prende male quando tu smetti di prendere la gioia. Poi imparerai strada facendo. Infatti a inizio gioco devi semplicemente sperimentare e capire le meccaniche. All'inizio del gioco ti ritroverai a fare varie cose sbagliate, ad esempio come correre nel bel mezzo di una città e a quel punto vedrai che la gente inizia a prendersela e a correrti dietro. Pian piano inizierai però a capire che cosa si può fare e che cosa non si può fare. E così anche in società. Adottare il giusto mindset, infatti, significa trovare un equilibrio tra le tue credenze, il tuo modo di fare, il tuo modo di pensare e le esigenze della società. Quindi dovrai riuscire ad avere un contatto e un dialogo aperto con la società, senza però sopprimere la tua personalità, ma adattandola e semplicemente dando luce ai tuoi punti forti. E ora è il momento di agire. Per fare questo dovrai sviluppare il tuo spirito critico e la tua flessibilità. Il tuo spirito critico ti servirà a capire che cosa è meglio fare e che cosa no, quando è il momento di essere formale e quando invece puoi rilassarti, quando ad esempio hai a che fare con un poliziotto e puoi corromperlo col whisky o quando invece è meglio dargli una mazzata e via. La tua flessibilità invece ti sarà necessaria per adattarti continuamente alla situazione, perché una volta data la mazzata al poliziotto o una volta corrotto col whisky non è che poi è finita, magari qualcuno ti vede e a sua volta vorrà dare una mazzata a te e quindi dovrai scappare e tutti gli abitanti della città ti rincorreranno. Quindi la flessibilità ti sarà assolutamente necessaria per capire come rivalutare di volta in volta il tuo mindset e adattarlo alla situazione. Quindi hai bisogno di fare pratica. All'inizio sbaglierai molto, ma man mano riuscirai a capire le varie situazioni e riadattarti di conseguenza. Infatti, non ti lasciare abbattere se sbagli qualcosa, perché sbagliare è perfettamente normale. Oh, come on! Seriously? Can you just wait till I'm gone? Non subire i tuoi errori, ma usali per capire meglio il mondo, per capire cos'è andato storto e come fare meglio la prossima volta. Usali per adattare ancora meglio il tuo mindset alle varie situazioni. Crescere non vuol dire non fare errori, ma vuol dire fare errori e imparare da essi. Quindi non farti spaventare dalle critiche e dagli avventi avversi, perché questi ti serviranno tantissimo per migliorare e rafforzarti. Ricordati sempre che i complimenti fanno sì piacere e portano un sollievo all'animo, ma sono proprio le critiche quelle che ti fanno capire dove hai sbagliato e che ti danno la possibilità di migliorare. Quindi non respingerle, ma accettale e pensaci su. D'altra parte, Arthur non avrebbe mai smesso di prendere la gioia se non si fosse ritrovato davanti la foto di suo fratello che lo ha fatto tanto soffrire. Lui ha preso quella sofferenza e ne ha tratto la forza per prendere in mano la propria vita e cambiarla.
Ha sfruttato quell'evento per cambiare il proprio modo di pensare e crearsi una nuova vita. E la stessa cosa puoi fare anche tu. Quindi provaci e fammi sapere com'è andata. E se vuoi rimanere in contatto con me o conoscermi meglio, in descrizione trovi il link del mio blog e dei miei social network. Quindi iscriviti al canale e non dimenticarti di attivare le notifiche per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni. I've never noticed all the colours. Is this heaven? Life's so short, you know?